Chi era l'altro maestro di Padre Pio? Nato nel 1939 a San Giovanni Rotondo, Antonio Ciccone, ritrattista di Padre Pio e allievo di Pietro Annigoni, celebre pittore delle regine, è un artista di fama internazionale. Molto apprezzato negli Stati Uniti, dove visse per oltre 20 anni, si è poi stabilito definitivamente a Firenze. Antonio Ciccone, essendo nato proprio nel paese del Santo di Pietrelcina, ebbe la fortuna di conoscerlo e gli si legò profondamente perché, come egli stesso racconta, deve la sua carriera proprio all'intervento di Padre Pio. La sua famiglia, di umili origini, non aveva le risorse economiche per permettergli di studiare, ma l'intervento provvidenziale di Padre Pio cambiò tutto. Quando sua madre chiese consiglio al frate, lui le rispose sorridendo che la divina provvidenza avrebbe provveduto. E così fu. Il giovane Ciccone potrà intraprendere il percorso artistico che aveva sempre sognato. Antonio raccontava che, ripensando alla sua infanzia, gli tornava sempre in mente il volto sorridente di Padre Pio. Già alle scuole elementari era profondamente appassionato al disegno, disegnando ovunque e utilizzando qualsiasi cosa trovasse, come pezzi di carbone o frammenti di mattone, poiché le matite erano difficili da reperire. Fu proprio Padre Pio a incoraggiare la sua passione ed a far nascere intorno a lui le prime opportunità importanti per la sua carriera. Antonio raccontava di aver iniziato a ritrarre Padre Pio verso la fine degli anni 40, quando aveva solo 7 o 8 anni. La sua insegnante delle prime classi, Elvira Serritelli, figlia spirituale del frate, lo portava spesso alla messa mattutina, permettendogli di osservare Padre Pio da vicino. Antonio lo scrutava attentamente durante le celebrazioni, affascinato dalle espressioni che cambiavano sul suo volto. Anche quando andava a confessarsi, studiava il suo viso e poi, una volta a casa, nella stalla, lo riproduceva nei suoi disegni. Ricordava un episodio in cui Padre Pio lo allontanò dal confessionale, intuendo che Antonio era lì più per osservarlo a scopo artistico che per confessarsi. Antonio raccontava che, qualche tempo dopo, Padre Pio gli presentò Don Benedetto Ricci, un sacerdote originario di San Giovanni Rotondo, ma parroco a Firenze. Don Ricci, colpito dall'entusiasmo di Padre Pio, decise di portare con sé alcuni disegni di Antonio, tra cui un ritratto del frate realizzato con colori a smalto. Una volta a Firenze, Don Ricci mostrerà quei lavori ai coniugi Fancelli, figli spirituali di Padre Pio, raccontando loro la storia del giovane artista. I Fancelli portarono i disegni a Pietro Annigoni, che, dopo averli esaminati, disse: «Qualcosa c'è. Ma il ragazzo deve dimenticare tutto e cominciare da zero». I coniugi, fidandosi della raccomandazione di Padre Pio, invitarono Antonio a vivere con loro a Firenze, così da permettergli di studiare sotto la guida di Annigoni. Dopo aver parlato con Padre Pio, il frate li benedisse con entusiasmo, dicendo: «Che Dio vi benedica». Prima di partire, Antonio tornò a salutare Padre Pio, il quale gli disse: «Hai visto che la divina provvidenza ti ha aiutato? Vai e che lo Signore ti benedica. Comportate sempre bene». Era il 1954, e così iniziò la sua avventura artistica. Antonio, anche quando era lontano da San Giovanni Rotondo, percepiva spesso il caratteristico profumo che segnava la presenza spirituale del frate. Nei momenti di sconforto, sia quando studiava a Firenze che durante la sua permanenza negli Stati Uniti, quel profumo dolce e inebriante appariva improvvisamente, facendogli sparire ogni paura e donandogli una forza straordinaria. Antonio ricordava che, quando Padre Pio morì, si trovava a Southampton, New York, e apprese la notizia dai giornali. L'emozione fu indescrivibile, il dolore per la perdita era forte, ma ciò che prevaleva era una sensazione netta e intensa della presenza del frate accanto a lui, tanto da fargli venire i brividi. Da quel momento, il suo modo di dipingere e ritrarre Padre Pio cambiò profondamente, diventando più maturo e profondo, come se il santo fosse sempre al suo fianco a per guidarlo e incoraggiarlo. Antonio Ciccone, scomparso il 20 agosto 2024 all'età di 85 anni, ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell'arte con i suoi ritratti di Padre Pio. Molte delle sue opere sono esposte a San Giovanni Rotondo, nella Casa Sollievo della Sofferenza e nel convento dei frati Cappuccini, luoghi profondamente legati alla vita del santo. Tuttavia, i suoi ritratti non sono solo custoditi in Italia,
Molte delle sue opere fanno parte di importanti collezioni e musei in Europa e negli Stati Uniti. Tra il 1986 e il 1987, Ciccone presentò una significativa mostra itinerante, Padre Pio e il Gargano, in Inghilterra e Irlanda, celebrando la figura del santo in tutto il mondo. La sua arte, maturata negli anni anche grazie al legame spirituale con Padre Pio, continuerà a ispirare generazioni future, come un ponte tra fede e arte.